Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsetta davvero particolare, facile e veloce da realizzare, progetto che resta comunque adatto alle principianti facendo un pochino di attenzione per la sezione degli aumenti, ma nulla di impossibile. Per questo progetto è disponibile un kit materiali completo sul sito gomitoli.com, trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto del 30% che ha come sempre una validità limitata. Questo è l'avanzo di una rocca, potete realizzarci tranquillamente un accessorio da abbinare alla borsa. La borsa non è piccolissima, è abbastanza grande, vi dico subito le misure. Misura 34 cm ovviamente da punta a punta per quanto riguarda la parte più larga e in altezza circa 23 cm. Potete personalizzare le dimensioni del progetto, vi basterà comunque avviare un numero di catenelle seguendo le misure che vi occorrono. Comunque tutto spiegato durante il tutorial, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al progetto di oggi. Per questo progetto utilizzerò una rocca di amore macramè 3 mm, nel mio caso colorazione numero 72, una coppia di manici fur, una chiusura a girello, 4 ponticelli, uncinetto numero 5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dalla lavorazione dei pannelli fronte e retro, quindi iniziamo facendo il cappetto iniziale ed avviando il numero di catenelle che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Lavorate le 28 catenelle che corrispondono esattamente a 23 cm circa. A questo punto dovremo tornare indietro a maglia bassa, ma nei primi punti e negli ultimi punti andremo a lavorare a punto bassissimo. Quindi sempre partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, inseriamo l'uncinetto e andiamo a lavorare una maglia bassissima. Faremo questo per i primi 4 punti, quindi uno l'abbiamo già lavorato. Lavoriamo anche i successivi 3, quindi 2, 3 e 4. Dopodiché procedo lavorando una maglia bassa per le 19 maglie successive. Lavorate le 19 maglie basse, a questo punto resteranno 4 punti finali dove andremo a lavorare una maglia bassissima in ogni catenella, quindi nelle ultime 4 catenelle noi andremo a lavorare una maglia bassissima. 1, 2, 3 e 4. Quindi questo sarà il risultato. Facciamo poi una catenella per girare il lavoro in questo modo ed ora dovremo andare a lavorare degli aumenti che faremo esattamente nel punto centrale del pannello. Quindi come lavoreremo la prossima riga? Nei 4 punti iniziali e nei 4 punti finali lavoreremo comunque sempre maglia bassissima, mentre nei punti centrali dove abbiamo le maglie basse andremo a lavorare a maglia bassa in costa dietro. Con un marcapunti ci segneremo esattamente il punto centrale dove dovremo andare a lavorare l'aumento, quindi contando solo le maglie basse noi andiamo a contare 9 maglie. Nella decima andiamo ad applicare il marcapunti perché è proprio qui che andremo a fare gli aumenti.
Ovviamente avremo 9 punti bassi su un lato, 9 punti bassi sull'altro. Poi in aggiunta ci sono i 4 punti per lato lavorati a punto bassissimo, ma quelli non li calcoliamo. Quindi ho già fatto la catenella per girare, procedo lavorando i primi 4 punti a maglia bassissima, prendendo solo la metà catenella retro. 1, 2, 3 e 4. Poi continuo lavorando a maglia bassa per i 9 punti successivi e nel punto centrale, qui dove avevamo messo il marcapunti, andiamo a lavorare un aumento formato da 3 maglie basse. Quindi in questo punto, prendendo sempre la metà catenella retro, andiamo a lavorare 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Se preferite potete andare a mettere il marcapunti nel punto centrale, così sapete sempre dove andare a fare gli aumenti nei prossimi giri. Ora resteranno da lavorare 9 maglie basse, sempre escluse le prime 4 maglie bassissime, perché le dovremo lavorare così per tutti i giri successivi. E ultimiamo la riga lavorando le 4 maglie bassissime. Ok, a questo punto catenella, si gira il lavoro e in questo giro procederemo lavorando sempre 4 maglie bassissime sia ad inizio che fine riga e non andremo a fare aumenti, quindi andremo ad alternare riga di aumenti con riga senza aumenti. Lavoreremo le maglie basse come si presentano, ovviamente sempre in costa retro, quindi procedo lavorando una maglia bassissima nei 4 punti iniziali ed una maglia bassa in costa retro in ogni maglia bassa sottostante. Qui dove abbiamo il marcapunti lo togliamo un attimino e poi ce lo rimettiamo per sapere dove andare a fare l'aumento nella prossima riga. Terminiamo la riga facendo le 4 maglie bassissime finali. In questo modo catenella, si gira il lavoro ed ora andremo a lavorare 4 maglie bassissime, 10 maglie basse, un aumento da 3 maglie basse, 10 maglie basse e 4 maglie bassissime. Ovviamente il tutto lavorato in costa retro sempre per tutto il pannello, quindi il procedimento è molto semplice. Procediamo, lavoro le 4 maglie bassissime, le 10 maglie basse in costa retro, e qui nel punto centrale andiamo a lavorare 3 maglie basse tutte nello stesso punto, 1, 2 e 3,
Andiamo a posizionare sempre il marcapunti nel punto centrale e poi andiamo ad ultimare la riga. Terminata anche questa riga, ora andremo a lavorare la prossima riga lavorando i punti come si presentano, quindi catenella, voltiamo al lavoro, lavoriamo 4 maglie bassissime iniziali, una maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante e 4 maglie bassissime finali. Terminata anche questa riga non dovremo fare altro che ripetere sempre gli stessi procedimenti. Ora nella riga successiva dovremo andare a lavorare l'aumento, quindi si procederà lavorando 4 maglie bassissime, 11 maglie basse in costa retro, 3 maglie basse nel punto centrale, quindi un aumento, 11 maglie basse in costa retro e 4 maglie bassissime. Riga successiva si lavorano i punti come si presentano, ovviamente facendo sempre 4 maglie bassissime iniziali e 4 maglie bassissime finali, e poi nella riga successiva si va ad aumentare sempre di una maglia prima dell'aumento e dopo l'aumento. Quindi il procedimento è veramente molto semplice. Procederemo lavorando in questo modo fino ad ottenere il totale di giri che trovate indicati qui in alto insieme alla misura in centimetri, se può esservi utile, se magari volete utilizzare un filato diverso. In questo numero di righe è calcolata anche la prima riga di lavorazione, quindi sono proprio il totale di tutte le righe lavorate partendo dalla prima fino all'ultima. Quindi raggiungiamo queste righe e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Terminato la lavorazione del pannello, ho lavorato in totale 27 righe ed ho raggiunto 25 cm, ovviamente da questo lato alla punta ho 25 cm. Ho ultimato il pannello con la riga senza aumenti e l'ultima riga di aumenti aveva 21 maglie basse, aumento 21 maglie basse, sempre tralasciando le 4 maglie bassissime iniziali e finali.
A questo punto posso tagliare il filo, non andrò a rifinire il pannello e ripeteremo lo stesso procedimento anche per il secondo pannello. Bene, a questo punto, siccome devo foderare i miei due pannelli, devo andare ad applicare gli accessori. Quindi procederò con l'applicazione dei punticelli, che applicherò in questo modo seguendo proprio la linea obliqua che si trova sul pannello. Quindi lo inserisco in questo modo. Una volta fatte passare le alette all'interno, le andiamo a bloccare con la griglietta. Ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro ponticello e faremo lo stesso sull'altro pannello. Bene, fatto questo, su uno dei due pannelli devo andare ad applicare il girello, quindi una parte della chiusura, ed io lo applicherò in questo modo, non in orizzontale. L'altezza è a piacere perché poi la fascetta la facciamo lunga quanto vogliamo. Io più o meno la metterò qui, quindi la vado a fissare nello stesso modo dei ponticelli. Ed ecco qui, a questo punto posso procedere con l'applicazione della fodera, quindi faremo la classica fodera a pannello, ritagliamo due pannelli di tessuto della stessa dimensione dei pannelli all'uncinetto e li andiamo a cucire sul bordo. Nel box informazioni qui in basso vi lascio il link del mio tutorial specifico per realizzare una fodera a pannello per principianti. Vi consiglio di dare un'occhiata, vi basta cliccare sul titolo. Quindi mi vado a foderare i miei pannelli. Se preferite una borsa più rigida, vi consiglio anche di andare ad applicare un pezzo di feltro in modo da renderla più rigida. A me piacciono le borse morbide, quindi andrò a mettere solo la fodera. Una volta foderati entrambi i pannelli, a questo punto passiamo all'assemblaggio. Io lo farò su rovescio, così una volta rimesso il lavoro sul dritto otterrò un minimo di profondità. Quindi vado a posizionare i miei pannelli dritto contro dritto, fisso il cordoncino qui sul bordo, mi raccomando. Se foderate lasciate un po' di margine, fisso il cordino ed inizio a cucire punto per punto. Quindi faccio passare il filo in questo modo attraverso le maglie, lo blocchiamo per bene, lo facciamo uscire dal primo punto ovviamente, qui sull'angolo, e andrò a cucire prendendo le maglie in questo modo. Qui nel primo punto, come facciamo sempre, andiamo a fare una doppia passata e poi procedo cucendo i punti. Quando arriveremo su questa parte andremo a prendere solo le metà catenelle esterne in questo modo.
Una volta cucito tutto il pannello facciamo una doppia passata nell'ultimo punto, poi si va a bloccare il filo ed avremo terminato anche questo passaggio. Riportiamo ora il lavoro sul dritto. Ed ora non ci resta che andare a creare la fascetta per la chiusura a girello. Per la realizzazione della fascetta che ospiterà poi la chiusura a girello, prendo in considerazione i 4 punti centrali del pannello, quindi calcolando questo punto tiro una linea immaginaria e ho 2 punti sul lato e 2 punti sull'altro. Queste sarebbero le catenelle, quindi prendo il cordino, faccio un cappio iniziale, mi tengo il filo sull'uncinetto e mi vado ad inserire sulla prima maglia. In questo modo inserisco l'uncinetto, prendo il filo e lavoro la prima maglia bassa. Procedo nello stesso modo anche per i 3 punti successivi, quindi avrò una fascetta di 4 punti. E poi in maniera molto semplice vado a lavorare righe di andata e ritorno a maglia bassa per il totale di righe che trovate indicato qui in alto. Ovviamente potete variare le misure, quindi troverete anche la misura in centimetri se può esservi utile. Volto il lavoro e procedo a maglia bassa. Bene, lavorate le 9 righe che corrispondono a 7 centimetri. A questo punto dobbiamo andare a creare lo spazio per la chiusura, quindi partiremo facendo una maglia bassa nel primo punto, poi inseriamo l'uncinetto in quest'asola e lavoriamo una maglia bassa. Ripetiamo lo stesso procedimento, quindi inseriamo l'uncinetto nell'asola e lavoriamo una maglia bassa e per l'ultima volta reinseriamo l'uncinetto nell'asola e lavoriamo una maglia bassa. In questo modo avremo sostituito la maglia alta doppia. Ora facciamo 2 catenelle abbastanza morbide, mi raccomando. Carichiamo il filo 2 volte sull'uncinetto e andiamo a lavorare una maglia alta doppia nell'ultimo punto, quindi saltiamo i 2 punti successivi e nell'ultimo punto andiamo a lavorare una maglia alta doppia. Chiudiamo le asole 2 per volta ed avremo creato lo spazio per la chiusura. Ora voltiamo il lavoro, faccio l'ultimo giro di rifinitura, quindi vado a lavorare l'ultimo giro di maglia bassa. In questo modo avrò terminato, posso tagliare il filo e bloccarlo tra le maglie. A questo punto non fateci caso, sembrerà tutto storto, ma lo andremo a sistemare successivamente una volta applicata la chiusura. Quindi andiamo a prendere questa parte della chiusura e la andiamo a applicare proprio nel foro. In questo modo ci assicuriamo che i 2 fori siano scoperti. Andiamo a riposizionare la seconda parte della chiusura e andiamo ad avvitare.
Ovviamente dobbiamo mandare la parte all'uncinetto all'interno e se preferite potete mettere anche un goccino di colla, così non si muoverà più. Questo sarà il risultato. A questo punto non ci resta che andare ad applicare i manici, quindi in modo molto semplice li applichiamo con i moschettoni. Ed ecco qui, questo sarà il risultato finale. Io super soddisfatta come sempre, spero che questo progetto piaccia tanto anche a voi. Nel box informazioni trovate il link diretto al sito gomitoli.com dove potete acquistare il kit materiali completo. È disponibile anche un codice sconto del 30%, lo trovate indicato qui sul video e nel box informazioni. Ovviamente ha come sempre una validità limitata. Trovate tutte le info nel box informazioni. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo progetto. Se lo realizzerete, mi raccomando, taggatemi nei vostri progetti. È un progetto veramente molto semplice che può essere realizzato tranquillamente anche dalle principianti, facendo un po' di attenzione per quanto riguarda la sezione degli aumenti. Se preferite potete variare la chiusura e mettere un bottone magnetico oppure una cerniera, però secondo me così resta davvero unica e particolare. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per vedere tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!